Oi, Tiranno Matto qui con un altro episodio della mia serie guida Le 10 cose da sapere. Oggi dritto al sodo su Tainted Grail Fall of Avalon. Il suddetto titolo vede oggi, 23 maggio 2025, la sua data definitiva di rilascio. Ho avuto più occasioni in questi anni per giocare diversi cicli di Early Access. Si tratta di un titolo AA, eppure è in grado di rivaleggiare anche con il mercato AAA, ponendosi come un diretto competitor degli Elder Scrolls, di cui Oblivion Remastered di Bethesda e Virtuos è l'esempio contemporaneo più lampante. Io credo che Tainted Grail Fall of Avalon regga il confronto. Addirittura sostengo che sia in grado di superare l'effetto nostalgia alla base del successo della Remastered di Oblivion, presentando un'alternativa fresca, al passo con i tempi, una crasi di sistemi di gioco, di tematiche che sono sì già viste, si parla del ciclo arturiano, che può essere sia tetro sia ilare, con quella nota ironica che contraddistingue l'umorismo britannico. Il tutto tenuto insieme dalla familiarità dei sistemi di gioco. Così vi ho introdotti al titolo, in modo conciso, spero. Ebbene, andiamo nel merito. La prima cosa da sapere è che Fall of Avalon è uno Scrolls-like, come si è già detto. Potremo giocare sia in prima persona sia in terza, e solo tramite la scelta della difficoltà potremo determinare se gli elementi survival saranno più o meno pesanti all'interno della nostra partita. Fatta eccezione per la modalità estrema, hardcore Ironman con un solo salvataggio e regole stringenti, potremmo sempre cambiare la difficoltà in corso d'opera. Anzi, come nella maggior parte dei titoli del genere, è consigliabile farlo. Vi faccio un esempio. Qui vi mostro una sfida a tempo per la quale ho abbassato la difficoltà al minimo affinché io riuscissi ad uccidere tutti questi cervi prima dello scadere del tempo. Non è che l'abbia fatto con l'intenzione di barare, è che evidentemente in Early Access questa sfida ai livelli di difficoltà più alti ai quali stavo giocando era praticamente infattibile, quindi all'ennesimo tentativo mi sono rotto i cosiddetti. Poi sta a ognuno di noi decretare cosa è fattibile, cosa no. È una meccanica di gioco prevista dagli sviluppatori di cambiare la difficoltà in itinere. Nel caso in cui voleste provare a farvi del male o a rincorrere degli achievement, ovviamente la modalità hardcore è la preferibile e lì non si potrà assolutamente toccare nulla. Come vedete, comunque la difficoltà massima, che non riguarda il survival, i salvataggi, ma solamente il livello e le statistiche dei nemici, è impegnativa sì, ma con la giusta preparazione è affrontabilissima. In ciò credo che Fall of Avalon faccia del suo meglio per avvicinarsi di più a un modello Souls-like rimanendo uno Scrolls-like. Sicché ci fornisce tantissimi strumenti per rompere il gioco e rendere il nostro personaggio potentissimo. E qui mi aggancio per introdurre la seconda cosa da sapere di cui vi voglio parlare. Per quanto a livello estetico creare il personaggio abbia scelte di personalizzazione limitate, ciò non avviene quando si inizia ad addentrarsi un pochino di più nei sistemi di gioco. Cercherò di non farvi spoiler, inizieremo come al solito però in una cella e proprio in questa cella, un grande classico, avremo da che scegliere per darci un minimo di personalizzazione iniziale. Infatti, parlando con il nostro carceriere potremmo decidere che background abbiamo e quindi quali abilità avranno un piccolo bonus. Considerando che l'esperienza verrà guadagnata utilizzando le abilità di riferimento, potremmo veramente sbizzarrirci e non preoccupatevi se magari ad inizio partita vi immaginate una build per il personaggio e poi scoprendo le meccaniche, provando altri set, vi innamorate di una build completamente diversa. La progressione del personaggio è sì legata alle abilità che aumenteranno di livello con le azioni relative, vedete che ce ne sono tante. Le abilità sono raggruppate e dipendenti da un attributo. A livello di statistiche, quindi puramente matematico, non significa che per aumentare un'abilità avremmo come riferimento quell'attributo. Prendete gli attributi come dei modificatori aggiuntivi che vanno ad inficiare su tutto quello che possiamo fare che è relegato a una abilità specifica. E mentre le abilità andranno livellate con l'azione, l'esperienza generale del personaggio e quindi del livello andrà ad aumentare i punti disponibili per attributi e per i perk dell'albero abilità.
E qui, un po' alla Skyrim, entreranno in gioco le vere combo, non solo numeriche, ma anche che ci permettono di accedere a dei vantaggi unici per un determinato stile di gioco, e potremmo sbizzarrirci creando cose incredibili. E vorrei sottolineare quanto non solo gli attributi di combattimento siano importanti in questo gioco. Ci arriverò più avanti alle motivazioni per cui non sempre la violenza è la risposta, però vorrei farvi notare pragmatismo e tutto quello che riguarda il crafting, perché se come me venite dall'esperienza fresca di Oblivion, qui è tutto diverso, è estremamente più ampliato e anche più soddisfacente andare a creare qualcosa di nostro. Se doveste per caso rimpiangere alcune scelte fatte, non preoccupatevi. Vi mostro la pozione dell'origine. Se ne possono trovare tante nel mondo di gioco e a un certo punto anche craftarle, però intanto in questo luogo che vi sto mostrando su questo cadavere ce ne saranno ben 3 e grazie a questa pozione potremo fare una respecializzazione completa, un respec del nostro personaggio. Prossimo consiglio vivissimo che mi sento di ripetere come faccio in ogni guida fino adesso: esplorare e essere accattoni. Torniamo un attimo indietro alla fase del prologo. Una volta usciti dalla cella saremo affetti dalla morte rossa, va bene, non posso evitarmi questo spoiler, saremo qui per questo motivo e saremo indeboliti e dovremo scappare dai nostri carcerieri, però invece che seguire subito il nostro istinto e andare verso quella che potrebbe essere l'uscita, perché non andare invece nella direzione opposta? Esplorare un po' l'area, soprattutto quella del prologo, ci permetterà di ottenere un sacco di oggetti simpatici che sono fondamentali per comprendere le dinamiche di gioco e che per tutti i veterani di giochi Scrolls-like saranno estremamente familiari, da grimaldelli a ingredienti per la cucina, a ricette per cucinare e oggetti di varia natura, fra cui anche riferimenti a libri e cose del genere. In merito a ciò che dobbiamo leggere, leggiamo tutto. Intendo proprio davvero non solo prendere un oggetto e incassarlo come letto dal nostro personaggio. Ci possono essere tantissimi indizi sparsi fra le righe e che ci potrebbero dare un vantaggio all'esplorazione non da poco. E ci sono anche degli oggetti enabler, cioè che ci permettono solo loro di esplorare al 100% un'area. Parlo di picconi e pale. Con i picconi potremmo estrarre i minerali e anche liberare delle aree altrimenti ostruite dalle pietre. Con le pale invece potremmo andare a ravanare casse nascoste e mezze sepolte, ottimizzando al 100% il nostro essere loot goblin, accattoni fino in fondo. Quarta cosa da sapere: il crafting e dove depositare i nostri oggetti che giustamente abbiamo raccolto mentre esploravamo. Come preannunciato nei consigli precedenti, il mondo della creazione e il mondo del looting in Fall of Avalon sono giganteschi e molto più complessi di quanto ci potremmo aspettare. Per esempio, oltre all'estrarre e scavare, uccidere gli animali o i mostri per ottenere dei componenti e la pesca con tutto il suo minigioco che all'inizio potrebbe anche disorientare perché non proprio chiarissimo ma che in realtà è molto semplice una volta che lo si capisce, ci sono tantissimi strumenti per continuare ad ottenere le risorse necessarie da poi riutilizzare nella creazione che potremmo fare prima di tutto al falò a livello più basilare per la cucina e l'alchimia, ampliando poi artigianato con dei punti abilità di pragmatismo. In alternativa bisognerebbe usare delle stazioni di crafting. Nella prima regione di gioco dopo il prologo, a Corni del Sud, questa fortezza, avremo a disposizione diversi mercanti con cui parlare e di fianco a loro diversi banchi da creazione. Senza entrare troppo nel merito avremo 4 opzioni: ridurre il peso dell'equipaggiamento, potenziarne il livello, inserire delle reliquie, quindi dei bonus negli slot relativi a un'armatura per esempio, oppure creare ex novo. Ricordiamoci assolutamente che tutta la progressione è lineare, quindi più potenzieremo un equipaggiamento più aumenteranno
daranno anche i requisiti di attributi per indossarlo e anche di livello. Come preannunciato, a Corni del Sud sarà presente anche la nostra stash, il nostro forziere infinito in cui potremo depositare qualsiasi cosa. Inoltre, piccola chicca bonus, saranno presenti anche le case in Fall of Avalon, ma se vi interessa magari fatemelo sapere che dedicherò anche qui un video apposito. Non posso cogliere occasione migliore delle case per parlarvi della quinta cosa da sapere, il ciclo giorno-notte. Non mi sono scordato di parlarvi del falò e della sua importanza, prima di tutto per fare il level up e in secondo luogo perché è necessario per il viaggio rapido, per la creazione e per far trascorrere il tempo. Appunto, il funzionamento del ciclo giorno-notte è fondamentale da conoscere, perché la difficoltà cambierà radicalmente assieme al mondo di gioco durante le ore notturne. Quando vorremmo stabilire un falò avremo bisogno di ragnatele del Weird. Esse le troveremo o nel mondo di gioco in alcune aree comunque infestate da nemici o di notte addosso ai nemici notturni che saranno molto più potenti di quelli diurni. L'insieme di meccaniche notturne renderà il gioco, a prescindere dalla difficoltà, molto più impegnativo e allo stesso tempo molto più immersivo. Ciò è determinato anche dalla narrativa di Fall of Avalon, che non vi voglio spoilerare oltre. La sesta cosa da sapere è che il mondo di gioco non è gigantesco, è molto compatto e molto denso di contenuti. Ci saranno tanti livelli all'interno della mappa di gioco, che è divisa in 3 aree principali, come il gioco stesso, diviso in 3 atti. Voglio sottolineare quanto io sia stato soddisfatto del sistema di fast travel, il viaggio rapido. Non potremo infatti teletrasportarci dove ci pare, soltanto sulle pietre vie, i nostri checkpoint. E per farlo, il viaggio rapido, dovremmo comunque consumare le nostre ragnatele weird al nostro falò, quindi nulla sarà regalato, per garantire non solo un'immersione aggiuntiva, ma anche rallentare l'utilizzo spasmodico, in questo caso deleterio, dello strumento del viaggio rapido. Come ho detto, la mappa di gioco non è gigantesca e veniamo incentivati a farci ogni volta una bella scarpinata, magari permettendoci ogni volta di scoprire qualcosa di nuovo. Se non foste convinti, il gioco comunque ci permette di avere a disposizione un cavallo. Dovremo solo recuperarlo. Vi faccio vedere dove e come. Sotto questo acquedotto in rovina troveremo un nobile di Camelot. Basterà stenderlo, ammazzarlo stecchito e rubargli il cavallo, che potremo poi anche richiamare con il menu di scelta rapida. Settima cosa da sapere di Fall of Avalon: la progressione avrà tantissime scelte lungo il percorso. Ogni missione che affronteremo avrà diversi finali, dalla più grande alla più piccola. Gli sviluppatori promettono centinaia di finali diversi per la storia principale. Ci saranno più di 200 quest secondarie, più di 250 NPC unici e nonostante ci siano missioni e ricompense livellate, io non vi consiglio di farvi troppi problemi perché non tutto il gioco sarà livellato. Ci saranno delle aree e delle missioni più propense alla nostra progressione lineare e dunque andate, esplorate, fate tutte le missioni nel modo che preferite. Ci saranno anche moltissimi boss nelle aree di gioco. Quando li incontrate fate del vostro meglio, andateli a cercare, non preoccupatevi del livello del loot, giocate e scoprite Fall of Avalon. La rigiocabilità pare essere molto alta. E voglio collegarmi a questo ultimo tema per darvi l'ottavo consiglio. Le interazioni con gli NPC hanno delle conseguenze. State attenti ai dialoghi, non andate a provocare nessuno e soprattutto quando vorrete uccidere un NPC pensate a quale conseguenza potrebbe avere su tante quest, non solo una, quella in corso magari, ma anche di altri NPC. Comunque il gioco ci avviserà quando staremo eliminando un NPC importante e ci verrà chiesta la conferma dell'eliminazione, meccanica intrigante e che ho apprezzato trovare su Fall of Avalon.
Molto spesso, per via di scelte violente e non solo, anche per sfortuna con le risoluzioni di alcuni tiri in dialogo, molti aspetti della narrazione potrebbero andare perduti e anche aspetti meccanici di gioco. Colgo l'occasione per parlarvi dei mercanti. A Corni del Sud, per esempio, ce ne saranno parecchi che ci daranno anche delle quest, che ci daranno ricompense nel tempo, eccetera. Potremmo acquistare oggetti unici e fondamentali oppure dei supplementi, come il diario, che fa molto Red Dead Redemption 2, anche se dovremmo essere noi a decidere quando fare un disegnino sul nostro diario. È una cosa carina, non fondamentale, ma ve la volevo citare. Parlare è la soluzione migliore per affrontare tutti gli ostacoli in questo gioco. Non credo sia possibile giocare Fall of Avalon in modalità pacifista, questo no, però voglio dirvelo francamente, alcune situazioni saranno infattibili da affrontare a muso duro. Altre invece richiederanno proprio l'uso della violenza, come nel caso del cavaliere errante Abigor, che ci sfiderà a duello con l'obiettivo di alleggerirci del fardello di questa nostra condizione. Nel suo caso, sconfiggendolo, otterremo un set veramente potentissimo. Il suo unico scopo, a quanto pare, è proprio quello di occuparsi di noi. Quindi perché no? Perché non riversare tutta la nostra violenza su di lui e ottenere questo set veramente figo, in realtà, sia esteticamente sia a livello di statistiche, all'inizio della nostra partita. Nono consiglio di questa lista: come combattere. È un argomento complesso, ma per fortuna su Fall of Avalon avremo ben 4 set fra i quali switchare, quindi cambiare al volo, di oggetti equipaggiati offensivi. Quindi oltre la gioielleria e l'armatura potremmo avere un arco, una spada, la magia, un'arma ravvicinata furtiva, tutto già in barra. Saranno molto importanti anche buff e debuff, soprattutto su di noi. Avere a portata di mano pozioni e cibi sicuramente aiuta a mantenere i punti vita sempre al massimo possibile, evitando così di morire malissimo. La possibilità di cambiare rapidamente da un set all'altro ci permette anche di livellare tipologie diverse, capire qual è il nostro stile preferito, o nel caso delle magie avere diverse magie equipaggiate. Nel caso della magia vorrei fare una specifica. Potremmo usare le magie da sole, quindi anche una per mano come su Skyrim, saperci gestire un po' tutte le risorse, ma è molto più efficiente ottenere una bacchetta o un cubo, che sono dei catalizzatori con degli effetti specifici. Di solito i cubi vanno ad accumulare potere e vanno a generare delle cariche che andranno poi a scatenare il potere stesso del cubo. Per tutti gli amanti dell'arciere stealth voglio darvi una brutta notizia. All'inizio della partita su Fall of Avalon gli arcieri soffriranno un sacco il consumo di vigore. Ci sarà bisogno infatti di molti punti investiti nell'albero del tiro con l'arco per andare a calmierare questi costi. Ho trovato il combattimento corpo a corpo molto più dinamico di quanto me lo ricordassi e vi consiglio di usare molto le schivate a prescindere dalla vostra build. Sotto la vostra barra del vigore avrete il contatore delle schivate disponibili. Senza aver investito punti abilità dovrebbero essere massimo 3 con un tempo di ricarica di 0,25 secondi se non ricordo male. Siamo arrivati all'ultima cosa da sapere, cioè le novità rispetto all'Early Access. Sono parecchie, principalmente in termini di grandezza di mappa e ovviamente con 2 atti in più si parla anche di tantissime quest, eventi e nemici che verranno introdotti oggi stesso nella versione definitiva di Fall of Avalon. Oltre a tutti i miglioramenti al motore grafico, la feature principale sarà la terza persona più alla Souls-like. Non ho ancora avuto modo di provare la terza persona. Nel momento in cui voi vedrete questo video avrò giocato solo alla 0.9 e tutto quello che avete visto a parte i trailer derivano proprio dalla 0.9, l'ultima versione dell'Early Access, e tutti i vecchi salvataggi diventeranno incompatibili. Quindi io mi preparo perché farò un bel po' di gameplay. Non so se lo porterò anche sul canale, fatemelo sapere nei commenti se siete interessati magari, ma di sicuro voglio esplorare tutte le novità, anche perché molte cose che magari vi ho fatto vedere, che avevo intenzione di consigliarvi, sono abbastanza sicuro
che cambieranno. Quindi location di armi, incantesimi. Avevo pensato di preparare qualcosa e non solo mostrandovelo, ma anche parlandovene per agevolarvi un pochino. Ma sono cose che dovrei rifare da capo probabilmente. Se siete dell'idea, scrivetemi cosa vorreste vedere di Fall of Avalon, prima di tutto se ne volete vedere ancora di questo gioco pazzesco. E direi che in conclusione sono soddisfatto di avervene parlato, spero che sia stato utile, spero di non avervi ammorbato. Tiranno matto out anche oggi da Tainted Grail Fall of Avalon. Questo è quanto. Alla prossima, avventuriere ed avventurieri.